Crostata con frolla friabilissima alla Nutella. Golosa, buonissima, facile e con un decoro romantico. Iniziamo. Per prima cosa prepariamo la frolla friabilissima con 400 g di farina 00, 150 g di zucchero, 2 uova intere, più un tuorlo. Questa volta non lo dimentico il sale. Un pizzico di sale e lavoriamo. Iniziamo a sbattere le uova. Se preferisci puoi fare questo procedimento in ciotola, va benissimo. 150 g di strutto in questo caso perché rende la frolla più friabile, oppure burro, oppure se vuoi usare la margarina vegetale fai pure. Aromatizziamo con un limone grattugiato, possibilmente biologico, ma se vuoi puoi mettere anche vaniglia o arancia. E impastiamo, pizzichiamo lo strutto in modo che si sciolga con il calore delle mani perché deve essere freddo da frigo e facciamo incorporare bene. Ah, dimenticavo, mezza bustina di lievito per dolci, quindi 8 grammi in totale. Ok, adesso possiamo procedere. Diamo il tempo al burro, allo strutto di sciogliersi e pian piano si prenderà tutta la farina e diventerà sempre più morbido. Quindi dopo averlo lavorato, visto che l'abbiamo scaldato con le mani, mettiamo un po' di farina, piattiamo un po' e mettiamo in un piatto o in pellicola solamente e mettiamo in frigorifero a riposare per almeno una mezz'oretta. Questa è la stessa frolla che feci per la crostata pasticciotto, buonissima, con la crema amarene. Vedi, ritorna più malleabile, nel senso che non è più appiccicoso, lo strutto ritorna freddo e quindi verrà più fragrante, anche più friabile. Dividiamo all'incirca a metà, una parte la conserviamo e una parte la stendiamo, meglio su carta forno con un po' di farina, e ci aiutiamo con il mattarello. Mettiamo sempre farina sotto, se no poi non lo stacchiamo più. Quindi accertatevi che non sia attaccata la parte di sotto. Ho ottenuto più o meno un cerchio del diametro della tortiera, 28 cm, che io ho già imburrato e infarinato bene. E coppiamo con tanti cuoricini. Questo stampino è da 5 cm, ma puoi usare qualsiasi tipo di forma, anche più piccola, anche più grande, è uguale, quello che hai in casa va bene. Facciamo tanti cuoricini distanziati. Coppate bene perché poi vanno tolti. Anche per questo è importante che la frolla sia fredda. E li togliamo. Perciò vi dicevo di stare attenti a mettere farina sotto, perché sennò poi non li togliete facilmente. Se si attaccano dobbiamo rifare tutto. Questi naturalmente vanno conservati perché ci serviranno, ovviamente. Mettiamo in frigorifero nel frattempo che prepariamo la base, così sarà più fredda e si potrà togliere meglio. Un'altra carta forno e stendiamo la base, sempre con farina, e rivestiamo praticamente lo stampo. Questa frolla è ottima anche per fare i biscotti, perché verranno proprio belli friabili, buonissimi. Io la metto sulla base così senza carta forno, perché è abbastanza antiaderente, ma se vuoi puoi lasciare la carta forno, quindi metterla dalla parte di sotto con la carta forno direttamente, ancora più facile. Rifinisco il bordo perché non mi serve altissimo e farcisco in questo caso con crema spalmabile alla nocciola
o al pistacchio, oppure, perché no, ancora meglio, la confettura di amarene o di ciliegie rosse, così risalteranno ancora di più i cuori. Questa è solo un'idea. Puoi mettere crema pasticcera, puoi mettere crema pasticcera al cioccolato, puoi mettere marmellata di arance, confettura di albicocche, largo alla fantasia. Questo è un impasto che si presta ad essere farcito in mille modi. Riprendiamo dal frigorifero la parte di sopra e, visto che c'è la Nutella, ce lo possiamo permettere perché non scende, capovolgiamo in questo caso la base sul coperchio, così sarà molto più facile. Naturalmente se c'è crema non si può fare questo passaggio, quindi bisogna mettere piano piano con la carta forno e capovolgerla sulla base. Rifinisco anche qui. E già così è bella. I cuoricini tolti li potremmo anche cuocere a parte, tipo biscotti, oppure mi piace metterli così intorno per richiamare, visto che siamo vicini a San Valentino, quindi un bel dolce da condividere, semplice, senza troppe pretese. Bello da vedere e buonissimo da mangiare. Con i ritagli possiamo fare altri cuoricini, quindi ti ripeto, ottimi anche come biscotti, E voilà, la crostata è pronta da infornare. 180 gradi statico ventilato per 25-30 minuti circa. Il profumo della crostata è tanta roba, in casa si espande. Ora la giriamo. Vedi, ben cotta anche sotto. Io ho usato il ventilato, La rigiriamo naturalmente e non resta che mettere un po' di zucchero a velo, facciamo risaltare il bordo e la parte di sopra la rendiamo lucida con un po' di confettura di albicocche o gelatina diluita, così verrà proprio bella, tipo un dolce da pasticceria. Andiamo al taglio, quindi vediamo come si presenta. Si sente già che è friabile. E beh, è golosa. Direi che c'è la giusta proporzione fra ripieno e frolla. Basta un pezzettino di queste e siamo a posto. Io assaggio le briciole perché questa devo portarla a destinazione, quindi baci alla prossima.